In un angolo d'Europa, dove cime innevate toccano il cielo, laghi riflettono misteri eterni, segreti millenari sussurrano nei venti alpini. Esiste un luogo che sembra scolpito dalle mani del Creatore. Benvenuti alle meraviglie della Svizzera, un piccolo paese sulla mappa, ma gigante nella sua bellezza, dove ogni valle, ogni cima, ogni goccia d'acqua canta una sinfonia di grandiosità, dove paesaggi nascosti sfidano l'immaginazione. Qui la natura ha scolpito opere divine. Cosa c'è oltre queste montagne? Forse bellezze proibite rivelano il passato. La Svizzera custodisce enigmi che pochi conoscono. Ma cosa rende questi paesaggi più di una semplice bellezza? Nascondono storie di un popolo che vive in armonia con la natura, di segreti nascosti in grotte di ghiaccio e di una pace che può essere percepita nella presenza del sublime. Rimani con me, perché questo viaggio è appena iniziato. In questo documentario esploreremo 10 meraviglie che rivelano l'anima vibrante della Svizzera, dalle maestose cime delle Alpi fino ai laghi che sembrano specchi della creazione, passando per villaggi che sfidano il tempo. Qui la natura non è solo uno scenario, è la protagonista. È una testimonianza vivente della perfezione divina che ha modellato questo luogo. E lungo questo viaggio scoprirai come la Svizzera, con la sua semplicità e la sua forza, sia diventata un rifugio di bellezza e tranquillità. Un invito per chi cerca di riconnettersi con qualcosa di più grande. Ogni passo che faremo insieme sarà un'occasione per vedere il mondo con occhi nuovi, di sentire il battito della terra sotto i nostri piedi. Preparati per un'esperienza unica, dove montagne, fiumi e foreste si uniscono per raccontare una storia che va oltre ciò che vediamo. Una storia che risuona nel cuore. Attraverseremo valli profonde e saliremo ad altezze inimmaginabili. Unisciti a me mentre sveliamo i misteri di un paese che sussurra verità eterne in ogni paesaggio. Prima di iniziare, che ne dici di controllare se sei già iscritto al canale? Così non ti perderai nulla di questa avventura. E ciò che sta per arrivare ti porterà in un luogo dove il silenzio parla più forte delle parole. Immagina una valle così perfetta che sembra dipinta da un artista celestiale, con cascate che scendono come veli d'argento. Questa è la nostra prima destinazione e ti prometto, non crederai a ciò che stai per vedere. Ma cosa si nasconde dietro questa bellezza quasi soprannaturale? Rimani con me, perché la risposta è proprio lì, nel prossimo passo di questo viaggio. Lauterbrunnen, la valle delle cascate. Benvenuti a Lauterbrunnen, una valle che sembra essere stata disegnata da un sogno divino. Qui, nel cuore delle Alpi svizzere, la natura si rivela nella sua forma più pura. Immagina scogliere verdi che si ergono come le mura di un castello celestiale. E da esse 72 cascate si gettano come veli d'argento, riempiendo l'aria con un sussurro che calma l'anima. Questo è il luogo dove il silenzio e il suono danzano insieme. Lauterbrunnen non è solo una valle, è un capolavoro vivente. Le acque delle cascate, come la potente Staubach,
cadono da altezze che raggiungono quasi 300 metri, trasformandosi in nebbia prima ancora di toccare il suolo. È come se la terra stesse respirando, esalando vita in ogni goccia. E tutto intorno, le vette innevate delle Alpi Bernesi vegliano su tutto, come guardiani di un segreto antichissimo. Camminare qui è sentire il peso della creazione su di te. Ogni passo echeggia tra le montagne, ogni brezza porta con sé la freschezza della neve sciolta. Gli abitanti locali dicono che questa valle è un dono di Dio, un luogo dove il Creatore ha deciso di mostrare la sua arte più delicata. E non è difficile crederlo quando vedi i fiori selvatici punteggiare i campi, le mucche pascolare tranquillamente e i loro campanacci tintinnare in una melodia che sembra eterna. Ma c'è qualcosa di più qui, qualcosa oltre ciò che gli occhi possono cogliere. La stessa storia di questo luogo è un mistero. Per secoli Lauterbrunnen è stato un rifugio isolato, quasi intatto dal mondo esterno. Le sue cascate, alimentate da ghiacciai nascosti tra le montagne, raccontano una saga di tempo e trasformazione. Gli scienziati dicono che queste acque hanno scolpito la valle nel corso dei millenni, ma per chi è qui sembra che tutto sia stato creato in un istante di ispirazione divina. E poi ti fermi davanti alla Staubbach, la cascata più iconica della valle. La nebbia sale come un velo e il sole crea arcobaleni che danzano nell'aria. È impossibile non chiedersi come può qualcosa di così grandioso essere così sereno. La risposta forse sta nella semplicità di questo luogo, nel modo in cui qui la natura non compete, ma si completa. Ogni cascata, ogni pietra, ogni raggio di luce sembra essere esattamente dove dovrebbe essere, ma Lauterbrunnen custodisce più di una semplice bellezza visibile. Ci sono storie sussurrate tra gli abitanti su grotte segrete dietro queste cascate. Passaggi che conducono a mondi nascosti sotto le montagne. Esistono davvero? O sono solo leggende nate dal mistero che questa valle ispira? Scopriamolo insieme mentre proseguiamo il nostro cammino, perché questo è solo l'inizio. Lauterbrunnen è un invito a rallentare, a contemplare la perfezione che ci circonda. E mentre respiri l'aria pura di questa valle, qualcosa dentro di te cambia. Una connessione con la terra, con il divino, con qualcosa di più grande. Ma cosa succede quando saliamo ancora più in alto, in un luogo dove il cielo sembra toccare la terra? Rimani con me, perché la prossima destinazione ti porterà sulla cima del mondo e c'è qualcosa lì che devi vedere. Jungfraujoch, il tetto dell'Europa. Lascia alle spalle il sussurro delle cascate di Lauterbrunnen e preparati a toccare il cielo. Stiamo andando verso Jungfraujoch, conosciuto come il tetto d'Europa, a 3.561 metri sul livello del mare. Qui le Alpi svizzere si ergono in una dimostrazione di potenza e bellezza che toglie il fiato. Il viaggio inizia con un treno che serpeggia attraverso le viscere della montagna, un'impresa umana che sembra sfidare la natura. Dai finestrini, il verde delle valli lascia spazio al bianco accecante dei ghiacciai e l'aria si fa rarefatta.
come se stessimo entrando in un altro mondo. Arriviamo in cima e ciò che vedi è indescrivibile. Il ghiacciaio della Lech, il più grande delle Alpi, si estende come un fiume di ghiaccio infinito, scolpito da millenni. È un silenzio assordante, interrotto solo dal vento che danza tra le cime innevate. Questo luogo è più di una montagna, è un santuario della creazione. La Jungfrau, il Mönch e l'Eiger formano un trio imponente, vegliando sul paesaggio come sentinelle divine. E dall'osservatorio Sphinx sei così in alto che le nuvole restano sotto di te, fluttuando come un mare di cotone. Respira profondamente. L'aria qui è pura, tagliente, quasi sacra. Si dice che nelle giornate limpide si possa vedere fino alle foreste della Germania e alle Alpi francesi. Ma ciò che colpisce davvero è la sensazione di trovarsi al confine del mondo, dove la terra incontra il cielo in perfetta armonia. Il ghiacciaio della Lech, con i suoi 23 chilometri di lunghezza, è una testimonianza vivente del tempo. Strati di ghiaccio custodiscono storie di ere passate, segreti che gli scienziati cercano di decifrare. Per gli svizzeri è un simbolo di eternità, un dono della natura che resiste allo scorrere degli anni. Ma Jungfraujoch non è solo contemplazione. C'è un palazzo di ghiaccio nascosto sotto la montagna, con tunnel e sculture scolpite nel cuore del ghiacciaio. Camminare lì dentro è come entrare in un sogno congelato, dove la luce si riflette sulle pareti cristalline, creando un bagliore quasi soprannaturale. E mentre esplori, una domanda rimane nell'aria. Come ha fatto la natura a creare qualcosa di così maestoso? Gli abitanti dicono che questo è il luogo dove Dio si è riposato dopo aver modellato le Alpi, lasciando qui un pezzo della sua anima. Sarà vero? La risposta potrebbe trovarsi nella pace che provi guardandoti intorno. Jungfraujoch non è solo altitudine, è elevazione. È un invito a perdersi nell'immensità, a dimenticare il tempo e a connettersi con qualcosa di eterno. E mentre il sole si riflette sul ghiaccio, dipingendo tutto d'oro, ti rendi conto che questo è solo l'inizio di ciò che la Svizzera ha da offrire. Ma cosa succede quando scendiamo da queste altezze e seguiamo un percorso che taglia montagne e valli, in un viaggio che sembra sfidare le leggi della gravità? Nella prossima destinazione saliremo a bordo di un treno leggendario che rivela paesaggi mozzafiato. Rimani con me, perché qualcosa di ancora più impressionante ci sta aspettando. Glacier Express, il viaggio attraverso le Alpi. Lasciamo le altezze dello Jungfraujoch e ora partiamo per un'avventura che attraversa il cuore delle Alpi. Benvenuto a bordo del Glacier Express, il treno più famoso della Svizzera, che collega Zermatt a St. Moritz in un viaggio che è pura poesia in movimento. Preparati a vedere la creazione nella sua forma più grandiosa. Il treno scivola lentamente e dai finestrini panoramici il mondo si trasforma. Cime innevate lasciano spazio a valli profonde. Foreste di pini si intrecciano con ponti di pietra che sembrano sfidare il tempo.
È come se tutta la Svizzera sfilasse davanti ai tuoi occhi, una tela vivente dipinta da mani divine. Sono più di 8 ore di viaggio, ma qui il tempo perde significato. Attraversi il viadotto di Landwasser, un capolavoro di ingegneria che si erge 65 metri sopra un abisso, con archi che sembrano scolpiti nella roccia. Il suono delle ruote riecheggia e il paesaggio cambia a ogni curva, come un dono che non smette mai di sorprendere. Il ghiacciaio del Rodano, una delle meraviglie del percorso, brilla al sole, mentre il treno serpeggia tra tunnel e montagne. Sono 291 ponti e 91 tunnel lungo il tragitto, ognuno raccontando una storia di sforzo umano per domare la natura, o forse per danzare con essa in perfetta armonia. Guarda fuori dal finestrino e ammira i villaggi incastonati nei pendii, con chalet in legno e tetti coperti di neve. Le mucche pascolano nei campi verdi e il suono dei campanacci arriva fino a te, portando una pace che sembra provenire da un altro tempo. È la Svizzera nella sua essenza, un equilibrio tra il selvaggio e il sereno. Ma c'è qualcosa di magico nel Glacier Express che va oltre i paesaggi. È la sensazione di essere in movimento e allo stesso tempo fermi nel tempo, come se ogni chilometro fosse un invito a contemplare l'eternità della creazione. Gli svizzeri lo chiamano la finestra sul paradiso e presto capirai il perché. E mentre il treno attraversa il passo dell'Oberalp a 2033 metri, l'orizzonte si apre in un mare di montagne che sembrano infinite. Il cielo si fonde con la neve e per un istante ti chiedi: qualcuno ha mai visto qualcosa di così perfetto? La risposta è nella calma che ti avvolge, come un sussurro divino. Questo viaggio non riguarda solo ciò che vedi, ma ciò che senti. Il Glacier Express è più di un treno, è un ponte tra l'uomo e la natura. Una prova che la bellezza si trova lungo il cammino, non solo nella destinazione. E mentre il sole comincia a tramontare, tingendo le Alpi d'oro, qualcosa di nuovo si avvicina. La nostra prossima fermata ci porta a un lago così cristallino che sembra uno specchio del cielo. Un luogo dove la tranquillità regna sovrana, ma nasconde segreti che pochi conoscono. Rimani con me, perché ciò che sta per arrivare ti farà desiderare di immergerti ancor più a fondo nell'anima della Svizzera. Lago di Lucerna, lo specchio della Svizzera. Ci salutiamo dal Glacier Express e arriviamo al lago di Lucerna, uno specchio d'acqua che riflette l'anima della Svizzera. Circondato da montagne maestose come il Monte Pilatus e il Rigi, questo lago è un santuario di pace, dove l'azzurro delle acque sembra fondersi con il cielo, in una danza silenziosa di luce e ombra. Navigare qui è come scivolare in un sogno. Le barche tagliano le acque calme, lasciando scie leggere che presto scompaiono, mentre i cigni scivolano come guardiani della serenità. In lontananza
Le Alpi si ergono, vegliando sul lago come sentinelle eterne, e l'aria fresca porta il profumo delle foreste che circondano le sue rive. Il lago di Lucerna non è solo bellezza, è storia viva. Le sue acque bagnano villaggi come Vegis e Vitznau, dove chalet in legno raccontano secoli di vita semplice e armoniosa. Si dice che questo luogo abbia ispirato poeti e artisti come Wagner, che qui trovarono un rifugio per l'anima, un eco della perfezione divina. E poi scorgi il Ponte della Cappella a Lucerna, uno dei più antichi d'Europa, coperto di fiori e affiancato da torri medievali. Collega le sponde del lago come un filo del tempo, ricordando che la Svizzera unisce passato e presente in ogni dettaglio. Ma c'è ancora molto da scoprire nelle profondità di queste acque. Il lago di Lucerna custodisce segreti. I pescatori locali parlano di antiche leggende, di creature mitiche che abitano le sue profondità, mentre gli scienziati dicono che il lago, formato da millenni dai ghiacciai, nasconde fossili di un mondo perduto. Verità o mito, la sensazione è che qui qualcosa di magico pulsa davvero. Guarda intorno. Il riflesso delle montagne nell'acqua è così perfetto che quasi non sai dove finisca la terra e inizi il cielo. È un invito a fermarsi, respirare e contemplare. Gli svizzeri dicono che questo lago è il cuore del paese e quando lo senti capisci. È un luogo dove la creazione sembra guardarsi allo specchio. Ma la tranquillità del lago di Lucerna non è la fine del nostro viaggio. Mentre il sole tramonta, tingendo le acque d'oro, un'altra meraviglia ci chiama. Nella prossima destinazione entreremo in un villaggio che sembra congelato nel tempo, dove montagne e tradizioni raccontano una storia diversa. Rimani qui, perché ciò che sta per arrivare ti sorprenderà ancora di più. Zermatt il Cervino, un sogno svizzero. Lasciamo le acque serene del lago di Lucerna e ci dirigiamo verso Zermatt, un villaggio ai piedi di un colosso che definisce la Svizzera, il Cervino. Con 4.478 metri, questa montagna non è solo una vetta. È un'icona, un simbolo della creazione nella sua forma più imponente e intatta. Benvenuto in un luogo dove il tempo sembra fermarsi. Arrivare a Zermatt è come entrare in una cartolina vivente. Qui non circolano automobili, solo il suono dei campanacci e il trotto dei cavalli riecheggia tra le strade di pietra. Chalet in legno con balconi fioriti si annidano tra valli verdi e sullo sfondo il Cervino si erge, la sua silhouette affilata che taglia il cielo come una lancia divina. Il Cervino non è solo una montagna, è una leggenda. La sua forma piramidale, quasi perfetta, sfida gli alpinisti da secoli. Nel 1865 la prima scalata riuscita finì in tragedia, con 4 dei 7 uomini che caddero verso la morte. Ancora oggi si dice che i loro echi risuonino sulle pendici, un monito della forza brutale della natura. Sali a bordo del treno a cremagliera fino al Gornergrat, a 3.089 metri, e senti l'aria fresca tagliarti il viso. Da lassù il Cervino rivela la sua vera grandezza, circondato da un circo di ghiacciai e cime innevate.
Il silenzio è così profondo che quasi riesci a sentire il battito della terra, come se la montagna avesse una vita propria. E Zermatt non vive solo della montagna. Le sue strade ospitano antiche tradizioni. Il suono dei campanacci delle pecore dal muso nero, tipiche della regione, si mescola all'aroma di fonduta e cioccolata calda. È un villaggio che respira semplicità, ma porta con sé la maestosità di trovarsi ai piedi di un gigante della creazione. Guarda il Cervino all'alba. I primi raggi dipingono la sua cima d'oro e per un istante sembra che la montagna sia in fiamme. Gli svizzeri dicono che questo è il luogo dove Dio si è riposato dopo aver creato le Alpi, lasciando qui un segno della sua opera maestra. Riesci a sentire questa energia? Ma c'è ancora tanto da esplorare. Cammina fino allo Schwarzsee, un lago nero ai piedi del Cervino, dove il riflesso della montagna crea un'immagine quasi sacra. I pescatori locali raccontano storie di spiriti che proteggono queste acque, mentre il vento sussurra tra gli alberi, come a confermare ogni parola. E mentre sei qui, perso nell'immensità, accade qualcosa di curioso. Il tempo rallenta. Zermatt e il Cervino non sono solo una destinazione, sono un'esperienza che ti connette con l'eterno, con la forza della natura che ha modellato questo angolo di Svizzera. A proposito, che ne dici di lasciare un like se già sei incantato da questa vista? Il Cervino custodisce ancora segreti. Le sue pendici nascondono sentieri che portano a punti dove il silenzio è assoluto e il cielo sembra a portata di mano. Ogni passo rivela di più della sua grandiosità, ma anche dell'umiltà di chi vive alla sua ombra, in armonia con qualcosa di così potente. E mentre il sole tramonta, tingendo la cima di toni arancioni, ti rendi conto che questa montagna è più di pietra e ghiaccio. È una testimonianza della creazione che sfida il tempo. Ma cosa succede quando scambiamo le vette per una valle dorata, dove la natura dipinge la terra con colori mozzafiato? Seguimi, perché la nostra prossima destinazione ti porterà in un luogo che sembra un sogno vivente. Ticino, la Valle Dorata del Sud. Lasciamo l'imponente Cervino e ci dirigiamo verso il sud della Svizzera, dove il clima cambia e il paesaggio assume tonalità dorate. Benvenuti in Ticino, un cantone che sembra un angolo di Mediterraneo incastonato nelle Alpi. Qui le palme danzano al vento e i laghi brillano sotto un sole che scalda l'anima. Il Ticino è un contrasto magico nella Svizzera. Mentre il nord mostra cime innevate, qui il lago di Lugano riflette colline coperte di vigneti e villaggi in pietra che sembrano usciti da un quadro italiano. L'aria ha un tocco di dolce vita, mescolato alla freschezza alpina, creando un'armonia unica nella creazione. Passeggia per Locarno, dove piazze soleggiate ospitano mercati pieni di vita. L'aroma di caffè e castagne arrosto riempie l'aria, mentre la piazza grande risuona di risate e del tintinnio dei bicchieri. È un luogo dove natura e cultura si abbracciano,
come se Dio avesse deciso di mescolare il meglio di due mondi. Sali fino al santuario della Madonna del Sasso, sopra il lago, e la vista ti lascerà senza fiato. Il blu delle acque si fonde con il verde delle montagne e l'oro del sole bagna tutto in una luce quasi celestiale. Si dice che questo sia un luogo di pellegrinaggio, ma chiunque arrivi qui sente qualcosa di sacro nell'aria. E poi c'è la Valle Verzasca, un segreto nascosto tra le montagne. Le sue acque cristalline scorrono in tonalità smeraldo, così limpide che puoi vedere ogni pietra sul fondo del fiume. Il Ponte dei Salti, un ponte romano a doppio arco, attraversa la valle come un portale verso un altro tempo, invitandoti a immergerti in questa bellezza incontaminata. Il Ticino non è solo paesaggio, è storia viva. Influenzato dalla vicina Italia, il cantone parla italiano e porta un'eredità di villaggi medievali come Bellinzona, con i suoi castelli dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ogni pietra qui sussurra racconti di battaglie e re, ma la pace di oggi è ciò che incanta davvero. Cammina lungo i sentieri tra vigneti e uliveti e senti il sole riscaldarti la pelle. Il canto degli uccelli e il fruscio delle foglie creano una sinfonia naturale che calma la mente. È come se il Ticino fosse un dono della creazione, un luogo dove la terra respira vita e ti invita a fare lo stesso. E mentre il tramonto dipinge il lago di Lugano di tonalità arancioni, ti rendi conto che questo cantone è un tesoro nascosto della Svizzera, una prova che la natura sa sorprendere nei dettagli. E ora scambiamo queste acque calde per una città che pulsa tra montagne e fiumi. Preparati, perché la nostra prossima destinazione ti porterà nel cuore vibrante della Svizzera. Berna, tra fiumi e montagne. Lasciamo il calore dorato del Ticino e ci dirigiamo verso il cuore della Svizzera. Berna, la capitale che sembra un segreto ben custodito tra fiumi e montagne. Qui il fiume Aare serpeggia come un nastro smeraldo, abbracciando una città medievale che respira storia e serenità in ogni angolo. Cammina per le strade di pietra della città vecchia, un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e senti il tempo rallentare. Portici in arenaria formano tunnel naturali, ospitando negozi e caffè che sembrano usciti da una fiaba. In alto, la torre dell'orologio, o Zitglogge, segna i secoli con i suoi rintocchi e figure danzanti. Il fiume Aare è l'anima di Berna. Le sue acque cristalline scorrono rapide, riflettendo il verde delle colline e l'azzurro del cielo. In estate gli abitanti si tuffano nelle sue correnti, nuotando come se fossero parte della natura. È una danza tra l'uomo e la creazione, un equilibrio che definisce questa città. Guarda in alto e ammira il Münster, la cattedrale gotica che domina l'orizzonte. La sua torre, con oltre 100 metri, è un faro di pietra che guida gli sguardi e i cuori. Sali i suoi gradini e contempla Berna dall'alto. I tetti rossi,
il fiume serpeggiante e le Alpi sullo sfondo come guardiani eterni. E poi c'è il simbolo vivente della città, gli orsi. Dal XII secolo fanno parte della storia di Berna, ispirandone persino il nome. Nel Parco degli Orsi, sulle rive della Are, li vedi passeggiare, un promemoria del legame profondo tra questa terra e le sue creature, un'armonia che sembra divina. Berna non è solo passato, è una capitale viva, dove il Parlamento svizzero pulsa con decisioni che plasmano il paese. Ma anche qui, tra politica e potere, la città mantiene una calma quasi sacra, come se sapesse che la sua vera forza sta nella natura che la circonda e nella storia che la sostiene. Passeggia nel Giardino delle Rose e senti il profumo di oltre 200 tipi di fiori. La vista del tramonto sull'Are è uno spettacolo che tocca l'anima, con le Alpi tinte di rosa sullo sfondo. È un momento che ti fa fermare e ringraziare per la bellezza semplice che la creazione offre. E mentre esplori, ascolta il suono dell'acqua nelle fontane sparse per la città. Sono più di 100, ognuna con una storia, come la fontana della giustizia, che svetta come un guardiano silenzioso. Berna è così, un mix di forza e delicatezza, un dono della terra per chi sa osservare. A proposito, se questa pace ti sta avvolgendo, che ne dici di lasciare un commento raccontando cosa pensi di Berna finora? Perché questa città ha ancora molto da rivelare, come i suoi mercati pieni di vita e gli echi di un passato che risuonano in ogni pietra. Ma il nostro viaggio non finisce qui. Cosa succede quando scambiamo il ritmo calmo di Berna per una città che pulsa di vita, dove fiumi e montagne incontrano innovazione e storia? Prepara i tuoi sensi, perché la prossima destinazione ti porterà nel cuore vibrante di Zurigo, una sorpresa che farà accelerare il tuo cuore. Zurigo, il cuore vibrante della Svizzera. Lasciamo la calma medievale di Berna e arriviamo a Zurigo, dove la Svizzera prende vita con energia e bellezza. Sulle rive del lago di Zurigo e attraversata dal fiume Limmat, questa città è un incontro magico tra natura, storia e modernità, che pulsa in ogni strada e piazza. Inizia dalla Bahnhofstrasse, una delle strade più eleganti del pianeta. Le vetrine brillano di gioielli e orologi svizzeri, mentre l'aroma di cioccolata calda aleggia nell'aria. Ma guarda oltre. Il lago di Zurigo riflette le Alpi lontane, le sue acque calme, in contrasto con il ritmo vibrante della città. Entra nella città vecchia, l'Altstadt, un labirinto di stradine strette e case colorate. La chiesa di Grossmünster innalza le sue torri gemelle come guardiane del passato, mentre le vetrate di Marc Chagall nella Fraumünster inondano l'interno di colori che sembrano danzare con la luce divina.
Attraversa il ponte Münster e senti il fiume Limmat scorrere sotto i tuoi piedi. I cigni scivolano con grazia e il suono dei tram si mescola al mormorio dell'acqua. È una sinfonia urbana che bilancia il caos della modernità con la serenità della natura che abbraccia Zurigo. Sali a Lindenhof, un parco elevato con vista sulla città. Il lago brilla come uno specchio, i tetti rossi formano un mosaico e le Alpi vegliano in silenzio. Questo un tempo era un forte romano, ma oggi è un'oasi di pace, dove il vento sussurra storie di secoli passati. Zurigo non è solo storia, è innovazione. Sede di banche globali e tecnologie all'avanguardia, la città pulsa verso il futuro. Il Technorama celebra la scienza con esperimenti affascinanti, mentre il Kunsthaus custodisce opere di Picasso e Monet, unendo passato e presente in ogni pennellata. Passeggia nel quartiere di Zürich West, dove vecchie fabbriche sono diventate gallerie e bar moderni. Il suono della musica e delle risate riempie l'aria e l'energia giovane dà nuova vita a edifici che un tempo erano grigi. È un contrasto che mostra come Zurigo respiri il presente senza perdere le sue radici. E poi c'è il tramonto sul lago. Le barche scivolano lentamente e il cielo si tinge d'arancione, riflettendosi nelle acque come un dipinto vivente. Gli svizzeri dicono che Zurigo è il cuore economico del paese, ma chi è qui sente un cuore che batte per la creazione che lo circonda. Esplora l'Uetliberg, la montagna di Zurigo, a pochi minuti dal centro. Un sentiero conduce alla cima, a 870 metri, dove la vista sulla città, sul lago e sulle Alpi toglie il fiato. L'aria fresca riempie i polmoni e il silenzio lassù è un dono raro in una metropoli così viva. Torna al lago e ascolta il suono delle onde leggere contro il lungo lago. I gabbiani volano bassi e il vento porta con sé il profumo delle montagne. In inverno i mercatini di Natale illuminano la città con luci e l'aroma della cannella, riscaldando anche i giorni più freddi con una magia che solo Zurigo possiede. A proposito, se questa energia ti sta coinvolgendo, che ne dici di controllare se sei già iscritto al canale per non perdere ciò che sta per arrivare? Perché Zurigo ha ancora di più. I suoi mercati all'aperto, pieni di formaggi e cioccolato, sono un invito ad assaporare la Svizzera in ogni morso. Passa per la Sechseleutenplatz, dove i festival celebrano antiche tradizioni, come il rogo del Bög, un pupazzo che segna l'inizio della primavera. È una città che onora il passato mentre abbraccia il futuro, un equilibrio che riflette l'anima della Svizzera in ogni dettaglio, ogni vista, ogni suono. E mentre il sole si tuffa all'orizzonte, tingendo il lago di tonalità dorate, ti rendi conto che Zurigo è unica. Una metropoli che vive in armonia con la natura.
Ma cosa succede quando scambiamo questa vibrazione urbana per una valle dove cascate e montagne raccontano antichi segreti? Trattieni questa curiosità, perché la prossima destinazione ti porterà in un luogo mozzafiato. Grindelwald, la Val dei Sogni Alpini. Lasciamo il pulsare vibrante di Zurigo e ci dirigiamo verso Grindelwald, una valle nelle Alpi Bernesi che sembra uscita da un sogno. Circondata da vette come l'Eiger e il Wetterhorn, questo è un luogo dove la natura regna sovrana, offrendo una visione della creazione nella sua forma più pura e maestosa. Arrivare a Grindelwald è come entrare in un mondo a parte. Chalet in legno con balconi fioriti punteggiano la valle, mentre il suono dei campanacci delle mucche riecheggia tra le montagne. L'aria fresca porta il profumo dei pini e della neve sciolta, e le Alpi si ergono come guardiani di un regno incontaminato. Sali con la funivia fino al First, a 2168 metri, e senti il cuore accelerare. La vista è un mare di cime bianche e valli verdi, con la parete nord dell'Eiger, una muraglia di 1800 metri, che domina tutto. Gli alpinisti la chiamano il Muro della Morte, ma la sua bellezza da lontano è semplicemente ipnotizzante. Cammina lungo la Cliff Walk, una passerella sospesa che abbraccia la montagna. Il vuoto sotto toglie il fiato, ma essere così vicino alle Alpi è indescrivibile. Il vento soffia forte e il suono lontano delle cascate ricorda che qui la vita pulsa in ogni angolo, come un inno eterno della creazione. E poi ammira il ghiacciaio di Grindelwald. Le sue lingue di ghiaccio scendono dalle montagne, brillando al sole come fiumi congelati. Ogni anno si ritira, dicono gli scienziati, ma resta comunque una testimonianza della forza che ha scolpito questa valle nei millenni, una reliquia vivente della storia della Terra. Entra nel Gletscherschlucht, un canyon formato dal ghiacciaio. Passerelle in legno ti guidano tra alte rocce e cascate che ruggiscono con forza primordiale. La nebbia sale e il suono riecheggia come un sussurro eterno, collegandoti a qualcosa di più grande, quasi divino. In estate, i prati di Grindelwald fioriscono con stelle alpine ed eufrasie, un tappeto colorato sotto il cielo azzurro. Sentieri portano a punti panoramici come il Männlichen, dove il panorama delle Alpi Bernesi è così vasto da sembrare infinito, un invito a perdersi nell'immensità della natura. In inverno la valle si trasforma in un paradiso di neve. Gli sciatori scivolano lungo i pendii a velocità vertiginose. L'emozione e le risate riempiono l'aria.
Sotto il manto bianco le montagne rimangono maestose, come se la creazione qui si rinnovasse a ogni stagione, in un ciclo eterno di bellezza e forza. Ora esplora il villaggio e senti le tradizioni vive. Il profumo del pane fresco esce dai forni, mentre i mercatini offrono formaggi alpini cremosi. Al tramonto, il suono dello yodel riecheggia tra le valli, una melodia che porta secoli di vita in armonia con queste montagne imponenti. Sali fino al Pfingsteg e scendi lungo lo slittino alpino, sentendo il vento sul viso mentre la valle si apre sotto di te. È un mix di avventura e contemplazione, un promemoria che Grindelwald unisce il selvaggio e il sereno in ogni esperienza che offre al cuore e all'anima. Cammina fino al Bach Alpsee, un lago nascosto a 2265 metri. Il riflesso dello Schreckhorn e del Finsteraarhorn nelle acque calme crea uno specchio naturale che sembra sfidare la realtà. È un luogo di silenzio assoluto, dove la creazione si mostra nella sua forma più perfetta. E al tramonto le cime si tingono di rosa e arancione, riflesse nel ghiaccio del ghiacciaio. È uno spettacolo che calma l'anima, un momento che ti fa ringraziare per aver assistito a tanta bellezza. Gli abitanti dicono che questa valle è un dono divino e lo senti in ogni vista. A proposito, se questa valle ti sta incantando, che ne dici di lasciare un like per celebrare questa meraviglia? Perché Grindelwald ha ancora di più. Sentieri segreti portano a grotte di ghiaccio blu, dove la luce danza su pareti cristalline, come un segreto custodito dalle montagne. Trascorri una giornata sulle piste del Kleine Scheidegg, punto di partenza per scalate leggendarie. La vista del trio Eiger, Munch e Jungfrau è mozzafiato e il suono del treno alpino riecheggia in lontananza, unendo avventura e storia in uno scenario che sembra dipinto da mani celestiali. Grindelwald è un sogno alpino senza fine. Ogni curva rivela una nuova faccia della creazione, ogni suono riecheggia l'eternità delle montagne. E mentre il sole scompare dietro l'Eiger, un'ultima meraviglia ci chiama, un luogo dove storia e natura danzano in perfetta unione. Immagina cosa ci aspetta ora, perché la prossima destinazione ti sorprenderà oltre ogni aspettativa. Ginevra, il gioiello del lago e della storia. Lasciamo la valle alpina di Grindelwald e ci dirigiamo verso l'ovest della Svizzera, dove Ginevra brilla come un gioiello sulle rive del lago Lemano. Questa città, abbracciata da montagne e acque cristalline, è un incrocio di storia, cultura e natura, un luogo che pulsa con l'essenza della creazione in ogni dettaglio.
Arrivare a Ginevra è sentire l'equilibrio perfetto. Il jet d'eau, una fontana che lancia acqua fino a 140 metri d'altezza, è il biglietto da visita della città, esplodendo nel lago come un grido di vita. Sullo sfondo le Alpi e il Monte Bianco vegliano in silenzio, mentre la brezza fresca porta il profumo delle acque e dei fiori delle rive. Passeggia lungo la Promenade du Lac e guarda il lago Lemano riflettere il cielo in tonalità di blu e argento. Le barche scivolano dolcemente e i cigni nuotano con grazia, come guardiani di una pace che sembra eterna. È uno scenario che calma l'anima, uno specchio della creazione che ti invita a fermarti e contemplare. Entra nella città vecchia e senti il peso della storia. Strade acciottolate conducono alla cattedrale di San Pietro, un capolavoro gotico che domina l'orizzonte. Dalla sua torre vedi Ginevra dall'alto, il lago scintillante, i tetti rossi e le montagne che formano un abbraccio naturale attorno alla città. La cattedrale custodisce segreti di secoli. Fu qui che Giovanni Calvino, il teologo francese, predicò durante la Riforma protestante, trasformando Ginevra in un faro di idee che riecheggiarono nel mondo. Le pareti di pietra sembrano ancora sussurrare le sue parole, un promemoria della forza della fede e del pensiero che hanno plasmato questa città. Passeggia lungo il muro dei riformatori, nel Parc des Bastions, dove statue di Calvino e altri leader raccontano una saga di cambiamento. Il parco è un'oasi di tranquillità, con alberi secolari e il suono delle risate dei bambini che giocano, unendo passato e presente in perfetta armonia. Ginevra è più della storia, è un centro globale. Sede dell'ONU e della Croce Rossa, la città pulsa con diplomazia e speranza. Il Palais des Nations, con i suoi imponenti corridoi, è un simbolo di unità, mentre il lago accanto riflette la pace che queste istituzioni cercano di costruire. Esplora Carouge, un quartiere bohemien che sembra un villaggio italiano. Case colorate, caffè all'aperto e il profumo del pane fresco creano un'atmosfera unica. È come se Ginevra sapesse mescolare il cosmopolita con il semplice, offrendo un angolo di creazione che incanta i sensi e scalda il cuore. E poi c'è il Jardin Anglais, con il suo famoso orologio fiorito. Più di 6.500 fiori formano un quadrante che segna il tempo con precisione svizzera, un tributo alla natura e all'ingegnosità umana. Il lago brilla accanto e il suono delle onde leggere è una melodia che culla chi passa di lì. Naviga sul lago Lemano e senti la brezza sul viso. La vista del Monte Bianco, la vetta più alta delle Alpi, è mozzafiato, soprattutto al tramonto, quando il cielo si tinge d'oro. I pescatori dicono che il lago custodisce storie di antichi naufragi, un mistero che aggiunge magia alle sue acque. A proposito, se Ginevra ti sta conquistando, che ne dici di lasciare un commento con la tua parte preferita finora? Perché questa città ha ancora tanto da offrire. I suoi mercati estivi, pieni di formaggi e vini,
sono un invito ad assaporare la Svizzera, mentre il suono degli artisti di strada riempie l'aria di vita. Visita il CERN, sede del più grande acceleratore di particelle del mondo. Qui gli scienziati esplorano i segreti dell'universo, come se Ginevra fosse un portale tra il visibile e l'invisibile. È un contrasto affascinante con la calma del lago, mostrando come la città unisca l'eterno e l'innovativo. Passeggia lungo il Quai du Mont Blanc e osserva gli yacht allineati, riflettendo il lusso discreto di Ginevra. Di notte le luci della città danzano sulle acque, creando uno spettacolo che mescola il bagliore umano con la bellezza naturale. È un momento che ti fa ringraziare di essere qui, in questo angolo della creazione. E mentre esplori, ascolta il suono del vento tra gli alberi del Parc Lagrange. Le rose fioriscono in archi e il profumo riempie l'aria come un dono della terra. Ginevra è così. Una città che celebra la vita in ogni strada, ogni vista, ogni respiro d'aria fresca che viene dal lago e dalle montagne. In inverno il lago si copre di una nebbia misteriosa e la città si illumina di luci natalizie. Il profumo delle castagne arrostite e della cioccolata calda scalda il freddo, mentre il jet d'eau brilla contro il cielo grigio, un faro di speranza nel silenzio della stagione. Ginevra è un crocevia di mondi. Europa è oltre, passato e futuro, natura e uomo. Ogni passo qui rivela un nuovo strato della creazione, dal ruggito del jet d'eau al silenzio delle montagne lontane. È una città che ti invita a riflettere, a sentire, a connetterti con qualcosa di più grande. E al tramonto siediti sulle rive del Lemano. Il sole si tuffa dietro il Monte Bianco, tingendo il lago di tonalità arancioni, e per un istante il tempo si ferma. Gli svizzeri dicono che Ginevra è il cuore della pace mondiale, ma tu senti che è anche un cuore che batte per la bellezza divina. Questo viaggio attraverso la Svizzera ci ha portato da valli a città, da cime innevate a laghi sereni. Ogni luogo, come Ginevra, è un pezzo di creazione che ci ricorda la grandiosità del mondo. E mentre il sole tramonta, che ne dici di controllare se sei iscritto al nostro canale per non perdere le nostre prossime avventure? La Svizzera è un inno vivente alla perfezione divina, dove ogni montagna si erge come una lode al Creatore. I suoi laghi cristallini riflettono la gloria di Dio, uno specchio dell'eternità che calma l'anima. Dalle cascate di Lauterbrunnen alla vetta imponente del Cervino, le meraviglie della Svizzera proclamano il genio celeste. Una terra benedetta che unisce forza e serenità in un'armonia sublime. E Ginevra non è la fine, è un invito a continuare ad esplorare. La Svizzera ci ha mostrato montagne che toccano il cielo, acque che riflettono l'eternità e città che uniscono l'uomo alla natura. Chiudi gli occhi e immagina dove ci porterà il nostro prossimo viaggio. Fino ad allora questo è il gran finale di un sogno alpino. E la nostra avventura non finisce qui.
Ora esplora le 10 meraviglie degli Stati Uniti. Questo video apparirà sullo schermo e ti aspetta. Sei pronto a attraversare l'Atlantico e scoprire cosa ti aspetta? Da canyon che sfidano il tempo a città che toccano le stelle, gli Stati Uniti d'America custodiscono segreti che scalderanno il tuo cuore. Clicca ora sul video sullo schermo e immergiti in questo viaggio epico già disponibile sul canale. Scopri l'extraordinario in tutto il mondo. Un abbraccio e alla prossima avventura!